mai pensato che il modo in cui giochi e il modo in cui scegli i videogiochi hanno molto in comune con il modo in cui gestisci la tua energia? Parliamone. Se già mi conosci, saprai che io considero i videogiochi e gli anime una grandissima risorsa per la crescita personale. Ci sono molte cose positive, molti spunti, molte idee che noi possiamo trarre dai videogiochi e dagli anime e portarci nel nostro mondo fisico. E oggi in particolare vorrei darti qualche spunto su come gestire meglio la tua energia, facendo un parallelismo con il mondo di gioco e con il modo in cui tu scegli i videogiochi e il tuo stile di gioco. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Ognuno di noi ha il suo personalissimo modo di scegliere il prossimo gioco a cui giocare. C'è chi guarda la durata, c'è chi guarda l'impegno, c'è chi sceglie a cuore. In ogni caso, possiamo suddividere i videogiochi in 3 fasce di impegno richiesto. La stessa suddivisione possiamo farla anche con le attività che scegliamo, consapevolmente o no, di fare ogni giorno. La tua energia fisica ma anche mentale, infatti, non è illimitata, quindi bisogna imparare a gestirla bene per riuscire a avere sempre un equilibrio, ma soprattutto ad avere abbastanza energia nel momento in cui ti serve. Allora, vediamo i vari stili di gioco e come li puoi portare nella tua vita. Partiamo dallo stile di gioco e lo stile di vita impegnativo. Ti è mai capitato di metterti lì davanti al tuo computer, davanti alla tua console e sfogliare i videogiochi per scegliere a che cosa giocare, ma non riuscire a trovarne uno? È come se non avessi nulla di abbastanza stimolante o abbastanza interessante da stimolare attivamente il tuo interesse, e così rimani a sfogliare lì all'infinito senza trovare l'energia di effettivamente iniziarne uno. Questa situazione può essere sintomo di un sovraccarico mentale oppure fisico. Sei talmente stanco che non hai le forze per affrontare un processo decisionale complesso come quello di scegliere un nuovo videogioco. E la stessa cosa può capitarti anche nella vita. Ci sono momenti in cui ti senti bloccato, in cui senti di non avere le forze per andare avanti e quindi non prendi una scelta, temporeggi, aspetti che succeda qualcosa. Questo può succedere principalmente per 2 motivi, secondo me. Allora, il primo motivo è che hai appena finito un videogioco lungo e impegnativo. O lungo o impegnativo, o magari entrambe. Ci sono videogiochi come uno Skyrim che può essere molto lungo, come un Sekiro che può essere molto impegnativo, o come un Elden Ring, un Green che sono lunghi e pure impegnativi. Questi videogiochi ti richiedono molta energia. E la stessa cosa succede nella vita nel momento in cui hai appena concluso un progetto molto importante o molto lungo o molto impegnativo. Questi videogiochi ti richiedono molta energia, hai bisogno di rimanere focalizzato sulla storia, di esplorare, di ricordarti i vari avvenimenti che sono successi ai vari personaggi e spesso anche di affrontare combattimenti molto impegnativi. Alla fine di un videogioco del genere hai bisogno di un po' di tempo per staccare e recuperare le energie. Allo stesso modo accade nella tua vita, quando, per esempio, hai appena concluso o stai concludendo un progetto importante, un progetto lungo, un qualcosa che ti ha richiesto tanto impegno. Se questo non è il tuo caso, allora potremmo avere il secondo caso ipotetico, ossia che tu stai aspettando l'uscita di un nuovo videogioco. Le nuove uscite attirano spesso la nostra attenzione. Quando sta per uscire un videogioco che ti interessa, la tua attenzione è focalizzata lì, sei concentrato su quel videogioco e hai l'impressione di non poter fare altro nel frattempo perché stai aspettando quello, stai aspettando. È una cosa che ti sembra molto attiva e a volte può diventare un po' frustrante. La vita è piena di sorprese, alcune molto belle, altre meno, ma soprattutto è piena anche di cose che ci lasciano in attesa. Magari stai aspettando che ti arrivi la macchina nuova, magari stai aspettando di fare il rogito per la tua nuova casa, magari stai aspettando di partire per quel viaggio, magari aspetti di cambiare lavoro o cose del genere. Insomma, la vita è piena di momenti di transizione, momenti in cui stiamo lì ad aspettare e la sensazione che hai è proprio quella di dover stare lì attivamente ad aspettare.
ma la vita si ferma. Il tuo tempo va in pausa. Quei giorni o mesi che starai lì aspettando che succeda qualcosa ti verranno restituiti. Purtroppo, se ci limitiamo ad aspettare senza far nulla, stiamo effettivamente perdendo del tempo. Allora parliamo di soluzioni, la parte un po' più interessante, vero? In entrambi i casi è facile che tu abbia semplicemente bisogno di recuperare un po' di energie, cambiare stile di gioco per rilassarti e rienergizzarti. Eh sì, perché anche aspettare è faticoso. Ecco quindi che se hai appena finito un videogioco molto lungo e molto impegnativo, non è il caso di iniziarne subito un altro. E la stessa cosa se stai aspettando l'uscita di un nuovo titolo che uscirà a breve. Non è il caso di iniziare un videogioco molto lungo che ti prenderà molto tempo, perché nel frattempo potrebbe uscire l'altro e dovresti interrompere l'esperienza, oppure temporeggiare su quello nuovo. In questo caso allora il mio consiglio è quello di spostarsi su uno stile di gioco o uno stile di vita leggermente differenti. Allora abbiamo due possibilità: stile di gioco rilassante o rienergizzante. Iniziamo a parlare di quello rilassante. Tra un videogioco impegnativo e un altro io lascio sempre del tempo per decantare l'esperienza e magari inserisco qualcosa di più breve, più rilassante, meno impegnativo. Questo mi permette di recuperare un po' le energie. E recupero le energie in modo attivo, in un modo che mi permette di ristabilire la forma fisica e mentale. Insomma, perché rilassarsi non significa non fare nulla, ma significa fare le giuste attività. Ognuno ha il proprio modo di rilassarsi. Quello che può essere rilassante per me potrebbe non esserlo per te. Per esempio, a me piacciono molto i survival e i GDR e non apprezzo granché le avventure narrative, le esperienze narrative, insomma. Però nel momento in cui ho bisogno di rilassarmi, un videogioco narrativo basato sulla trama, senza troppe interazioni, che sia breve, mi aiuta molto. Non mi richiede di impegnarmi, non mi richiede di imparare il gameplay, nuove combinazioni di tasti, devo semplicemente seguirlo ed essendo che è breve non mi annoia come farebbe un'avventura narrativa molto più lunga. E il fatto che sia breve per me è una cosa molto importante, perché quando ho bisogno di rilassarmi non voglio avere attività in sospeso. Ecco quindi che videogiochi come un The First Tree, un Among the Sleep, una Sinfonia non mi richiedono tanto impegno, però mi danno la possibilità di rilassarmi, prendermi il mio tempo e seguire il gioco. Sono avventure brevi, ma che comunque mi lasciano qualcosa. Infatti poi ho scritto un articolo su tutti. Un videogioco rilassante, insomma, potrebbe essere un qualcosa che non ti richiede impegno e che non ti lascia nulla in sospeso, come per esempio potrebbe essere un videogioco a partite singole o magari un videogioco di sport, per esempio. Insomma, deve essere qualcosa che ti piace, che non ti tiene troppo impegnato e che non ti occupa troppo tempo in modo da non dovertelo portare avanti per troppo a lungo, perché altrimenti poi rientra nei videogiochi lunghi. Lo stile di gioco, lo stile di vita rilassante è un qualcosa che ci permette di riempire il tempo in una maniera utile, preziosa, di valore, ma che ci permette allo stesso tempo di svuotare il nostro contenitore dello stress. In questo periodo, quindi, vanno bene tutte quelle attività che reputi poco o mediamente impegnative e che ti occupano breve sessioni di tempo, che magari puoi concludere in 1 o 2 sessioni al massimo. Abolisci tutti i progetti troppo impegnativi o anche i progetti poco impegnativi ma che ti devi portare avanti a lungo nel tempo. L'altro stile di gioco è lo stile di vita, quello rienergizzante di cui ti parlavo prima. Ci sono momenti della vita in cui infatti senti di avere poche energie, ma senti anche di non avere il bisogno di rilassarti. Il tema dell'energia nell'ambito della crescita personale è molto importante perché, diciamocelo, senza energia non si fa nulla. Allora, andiamo dritti al punto. Se si parla dell'aspetto fisico, siamo tutti un po' uguali. Per avere tanta energia bisogna mangiare bene, bere tanta acqua, dormire bene, avere una buona dose di esercizio fisico. E così funzioniamo. Se invece parliamo dell'aspetto mentale, la cosa si fa più complessa e molto più personale. Ad esempio, io sono molto brava nei survival, tipo un Grinello, un Subnautica, un The Forest. Questo perché ci metto un po' di tempo all'inizio per riuscire a capire le meccaniche, riuscire a capire come sopravvivere, ma ho una grande capacità organizzativa, quindi superato il primo periodo, poi vedo la mia curva di apprendimento fare un'impennata. Quindi, dopo le prime sessioni di gioco,
un survival per me diventa una grandissima fonte di soddisfazione. Questa è la sensazione che devi andare a ricercare quando hai bisogno di ricaricare le tue energie. Fai attività che ti danno piacere, che riguardano le tue passioni, attività in cui ti senti bravo e che ti danno soddisfazione una volta che sei riuscito a concluderle. Facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo che hai appena concluso un videogioco lungo o impegnativo, magari un Fallout, un Elden Ring, un Sekiro, un Green Hell. Allora hai bisogno di riposo. Allo stesso modo nella vita, quando hai appena finito, sei appena uscito da un periodo impegnativo, magari hai concluso un progetto lungo o importante, faticoso, allora hai bisogno di rilassarti o rienergizzarti. Aspettare attivamente che questo periodo si concluda non è un modo per rilassarti o rienergizzarti. Quindi se nella tua vita stai aspettando di cambiare qualcosa, fai dell'altro nel frattempo, qualcosa che ti permette di recuperare di energia oppure di rilassarti e svuotarti dallo stress. E a questo punto mi dirai, ma qual è lo stile di vita o lo stile di gioco che dovrei adottare? Beh, appunto, non c'è uno stile di vita o uno stile di gioco giusto in senso generale, c'è uno stile di vita e uno stile di gioco giusto per la persona che sei e per il periodo che stai affrontando. Uno stile di gioco impegnativo, uno stile di vita impegnativo ha senso di essere portato avanti quando hai l'energia per seguirlo. Allora, quando ti senti energico, entusiasta, sfrutta quel tempo per portare avanti i tuoi progetti a lungo termine, per realizzare qualcosa di importante, qualcosa di impegnativo. Però ogni tanto ti devi anche prendere delle pause, perché non puoi essere sempre al 100%. Tra un We Happy Few e un Red Red Redemption, per esempio, buttaci dentro un Metal Slug, buttaci dentro un qualcosa di leggero, divertente, che ti rilassa. Al contrario, se tendi sempre ad adottare uno stile di vita rilassato o rienergizzante, o uno stile di gioco rilassato e rienergizzante, non mi sento dire che stai sbagliando. Però, se torni a casa dopo il lavoro, la sera che sei stanco o hai una vita particolarmente piena e non hai voglia di impegnarti in dell'altro, può andare bene. Evidentemente non è una tua priorità raggiungere obiettivi più ampi. Questo non è sbagliato, però deve essere una scelta consapevole. Insomma, l'importante è che sia una scelta cosciente, altrimenti dovresti porti qualche domanda su come vorresti davvero utilizzare il tuo tempo e la tua energia. Detto questo, io ti saluto, spero di averti lasciato qualche consiglio utile. Se il video ti è piaciuto mi piace, condividilo con qualche tuo amico che è sempre a corto di energie e soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.